Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere le previsioni per i single per il mese di ottobre e iniziamo subito con il segno del Toro. Andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per voi. Vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video e lo trovate sotto nella descrizione, così come anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. La mail la trovate anche qui e nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere. Partiamo subito con la carta della stella, amici del Toro. Abbiamo un 9 di spade, un 2 di bastoni e un 3 di coppe. Allora, questa stella mi dice che c'è un obiettivo, quindi per molte persone è facile che abbiate già qualcuno in mente. Diversamente potrebbe anche semplicemente essere il desiderio appunto di incontrare qualcuno. Con il 9 di spade c'è qualche cosa che vi preoccupa e lo rivedo anche un po' nel 2 di bastoni, che è una carta che ci parla di indecisione. Andiamo carta per carta, andiamo a vedere di dare più specifiche. Sette di spade, questa è rimasta incastrata così, ragazzi. La metto qui e dopo la guardiamo, ok. Ok, allora, sette di spade, la sacerdotessa al contrario è un 4 di spade. Io qui ho come la sensazione che siate ben sognatori per quello che riguarda il vostro obiettivo. Con il 7 di spade è come se ci fosse una sorta di attaccamento, se vogliamo, o autoillusione, scusate, autoillusione anche mi verrebbe da dire con la sacerdotessa al contrario. È come se doveste guarire un lato di voi, nutrire un lato di voi. Può facilmente essere il divino femminile, perché abbiamo la sacerdotessa, però agli inizi di ottobre vi dico che c'è qualche cosa che potrebbe essere nascosto. O siete voi che lo nascondete a voi stessi, o magari a qualcun altro, oppure è qualcun altro che lo nasconde a voi. Andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo un 10 di pentacoli. Quante? Allora, 10 di pentacoli, regina di bastoni, 2 di pentacoli, 6 di coppe e 2 di coppe. C'è qualcosa che vi preoccupa per una questione legata alla famiglia. Può anche essere per qualcuno il che cosa dirà quella data persona, ho come la sensazione che questo sogno che voi avete, perché qui abbiamo anche un 6 di coppe, quindi è un po' come se si ripetesse, però il 6 di coppe è anche una carta che rappresenta l'amore puro, l'amore platonico, l'amore pulito, genuino, quello che fa volare le farfalle nella pancia, per capirci. E c'è anche un bellissimo 2 di coppe. C'è qualcosa che vi preoccupa inerente a un'unione e alla famiglia. Per qualcuno potrebbe essere magari la preoccupazione di non riuscire a creare una famiglia.
Per qualcuno può essere una preoccupazione su cosa penserà la famiglia o una data persona in particolare di questo tipo di obiettivo, magari. Fatemi sapere nei commenti. Vi ricordo che queste sono letture generali, quindi eh, ognuno di voi cerchi di applicarla alla propria realtà, insomma. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni. 3 di bastoni e 3 di pentacoli. È come se non sapeste se accettare una determinata questione oppure no. Voglio andare a vedere anche il 3 di coppe. Perché anche qui avete il 2 di pentacoli, che è una carta che appunto vi dice che state cercando di sostenere due cose allo stesso tempo. È anche una carta karmica, e comunque avete la stella, che è una carta collegata al destino. Quindi ci potrebbe essere qui qualche cosa collegato, 2 di bastoni di nuovo, collegato a quello che dovete imparare come anime qui sulla terra, in questa situazione. Allora ragazzi, qualsiasi sia la cosa che vi preoccupa con questo 9 di spade a metà ottobre, vi dico che alla fine del mese riuscirete ad uscire da questa indecisione. Perché avete tanti due comunque, uno qui, uno qui, uno qui, avete la sacerdotessa che è un numero 2. Però ripeto, avete questo fante di coppe, è come se alla fine di tutto venisse fatta un'offerta, venisse fatta una proposta. Se non conoscete nessuno, per esempio, e non è questo il vostro caso, ehm, è come se fosse tipo un'idea che alleggerisce un pochettino questo 9 di spade. Però qui sento che c'è qualche cosa all'inizio del mese di ottobre che avete bisogno di guarire. Quando c'è un 4 di spade si parla di prendersi un tempo per... Vedendo queste tre carte mi verrebbe dire vederci chiaro, capire dove ci sono, dove c'è una visione della realtà distorta. Perché comunque anche il 9 di spade è una carta che sì indica preoccupazioni, però sono preoccupazioni legate a questioni che ormai non esistono più, ormai sono nel passato. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Abbiamo stress, una nuova visione e innocenza. Sì, ragazzi, questa carta, guardate, le potrei mettere così in mezzo. Questo è il periodo di stress, legato anche al 9 di bastoni e al 7 di spade, e qui è ora di lasciare andare certe bugie, certe proiezioni, certe, certe attitudini, perché ho come la sensazione con la sacerdotessa al contrario che non vogliate vedere delle cose. Poi qui abbiamo una nuova visione, che è la carta dell'appeso, che è appunto quel momento di stand-by che ci si prende per vederci chiaro, è come se si dovesse iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista. E dopo questa fase di introspezione arriva la carta del sole. La carta del sole è una carta che parla, allora in questo mazzo viene chiamata l'innocenza, perché fa riferimento alla genuinità e alla purezza di quando si è fanciulli, di quando si è bambini, insomma. È un po' come se vi ricordasse di mantenere pulito il cuore, lo sguardo con cui voi vi approcciate al mondo, però allo stesso tempo non dimenticate quelle che sono state le esperienze passate, perché è vero che ormai sono andate, non è più il caso di preoccuparsi, però è anche vero che è l'esperienza del passato che ci forgia per il futuro, ci dà saggezza,
ok? Andiamo a vedere una fatina, ok? Wow, non giudizio. E questa la sento collegata con la sacerdotessa. In realtà la sacerdotessa non è collegata al giudizio di una persona, ma alla capacità di discernimento. Lei vede quello che gli altri non vedono, lei vede oltre il velo, sa che cosa c'è dietro le cose. Ok? Quindi si tratta di uscire un po' da quella che è la dualità del giusto o sbagliato, ma semplicemente di rendersi conto che una determinata cosa c'è, che può essere una paura, può essere una situazione e non è il caso di preoccuparsi così, ok? Amici del Toro, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemi capire nei commenti se vi è risuonata oppure no. Vi dico, ci sono, se proprio non avete nessuno, anche se penso che sia per pochissime persone, però se proprio non avete nessuno, potreste incontrare una persona, vi dico, verso metà fine ottobre, ok? Che potrebbe in un certo senso rimescolare le acque. Però è solo verso fine ottobre che vedrete un po' di, diciamo, leggerezza, anche dentro di voi nel prendere, nel vivere questa nuova situazione, ok? Bene, fatemi sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere per supportare il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della Vergine, anche per voi vediamo quali sono le energie disponibili per il mese di ottobre. Vi ricordo che sono letture generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete scritto anche qui e lo trovate anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere che energie ci sono per gli amici della Vergine per il mese di ottobre 2023. Partiamo con un cavaliere di spade, un re di pentacoli, un 7 di spade, una ruota della fortuna e un 5 di coppe. Dunque, allora partiamo dal presupposto che abbiamo due figure, quindi potrebbero esserci due persone, due movimenti energetici diversi, diciamo così. Allora, abbiamo un cavaliere di spade, ragazzi. E qui ho come la sensazione che sia qualcuno del passato. Non ho ancora tirato una carta, non ci sono carte che mi parlano di passato, ma è una sensazione che ho. Adesso poi lo andiamo a vedere. E questo re di pentacoli, guardate, ho come l'idea che sia una persona che potreste incontrare verso metà mese, però avendo questo 7 di spade e il 5 di coppe, sento che qui cambierà qualche dinamica con una persona in particolare. Andiamo carta per carta, partiamo dal cavaliere di spade. Guardate, è uscito un'altra volta il re di denari. Ok, allora il cavaliere di spade potrebbe anche semplicemente essere un'energia. E potrebbe essere un'energia di questo cavaliere di questo re di pentacoli. Ho come l'idea che ci sia un po' di fretta per riuscire a raggiungere un certo risultato. Come la sensazione che qualcuno stia tentando di forzare un po' le cose inizio mese. Vi dico, se non conoscete proprio nessuno, questo re di pentacoli potrebbe essere una persona nuova che, diciamo così, la conoscenza sarà abbastanza travolgente, vi dirò. Veloce.
Potrebbe essere una persona ehm, che ha raggiunto un certo tipo di posizione e che ha anche una, diciamo, è maturo o matura. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Uh, Vergine, abbiamo la carta degli amanti e il 10 di pentacoli al contrario. Vi dirò che con questa persona potrebbe veramente nascere qualche cosa di travolgente, qualche cosa che sia in armonia, in equilibrio. Con il 10 di pentacoli al contrario, vi dico che potrebbe essere, diciamo, si inizia in modo travolgente, ma in modo ufficioso, per capirci. Datemi una carta in più per il 10 di pentacoli. Per qualcuno potrebbe essere una persona che si sta separando. E per qualcun altro, ragazzi, vi dirò che potrebbe essere una persona da tenere sotto controllo. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il 7 di spade. Due di bastoni e 7 di coppe. Ragazzi, ho come la sensazione che questa, perché il 7 di spade parla sempre di bugie, ok? Bugie, avidità, qualcuno che è disposto a fare di tutto, anche a raccontare bugie pur di ottenere quello che vuole. E qui abbiamo la carta delle proiezioni, delle illusioni e dell'indecisione. Quindi se questa persona si sta separando, ho come la sensazione che o sta raccontando delle bugie a voi, ma perché fondamentalmente è come se fosse in una situazione non chiara o lei stessa, e quindi è un po' come se non sapesse bene che cosa dirvi. Però fate attenzione perché potrebbe un po', come vi posso dire, alterare la realtà. Non dico che sia fatto di proposito per fregarvi, però è come se si stesse proteggendo in un certo senso. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Perché ho come la sensazione che questa per voi sia una relazione o una situazione di tipo karmico. Allora abbiamo un 10 di bastoni, un 7 di pentacoli, il cavaliere di coppe e il 6 di pentacoli. Guardate, è come se ci fosse qualche cosa da lasciare indietro per cambiare la situazione tra di voi. 10-10. È qualche cosa legato a una famiglia. Potreste anche essere voi che magari avete, diciamo, degli strascichi, delle paure inerenti a quello che è stato. Potrebbe anche essere che non c'è più la voglia di costruire una famiglia, nonostante ci sia affetto, ci sia amore, no? C'è qualcosa che blocca questa creazione familiare. Però poi comunque si termina con un 10, con la ruota della fortuna che è un 10. C'è un cambio di ciclo verso fine ottobre. Tenete presente che quando c'è il 5 di coppe è perché si lascia indietro qualcosa, c'è una sorta di perdita, di senso di colpa, piuttosto che di... È una carta un po' di tristezza perché probabilmente ci si devono lasciare indietro delle cose per riuscire ad andare oltre, per riuscire ad arrivare a quello che è l'equilibrio. Io il 6 di pentacoli lo sento anche molto collegato con l'amor proprio.
Ragazzi, avete anche un cavaliere di coppe. A fine mese potrebbe arrivare un'offerta di tipo serio. Se per caso questo re di pentacoli è qualcuno che voi volete lasciare indietro, ma del quale magari siete ancora innamorati, vi dirò che è come se ci fosse una sorta di cambio a livello energetico alla fine di ottobre. Il cavaliere di coppe potrebbe rappresentare un'offerta da parte di questa persona oppure una persona proprio diversa, con la quale sento che potreste conoscerla per questioni legate al denaro, per questioni legate... Mi parlano di lasciti e rogiti. Prendetela come, come vi risuona, ok? Sono due cose che ho sentito adesso. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. L'esistenza e intensità. È la carta del mago. Parla di fare un'azione con intenzione, un'azione di tipo concreto, con intensità, con passione, con, come vi posso dire, con intenzione. Sapete quando uno dice no, io voglio raggiungere quella cosa lì e ci arrivo, o sì o sì. E soprattutto in questo mazzo specifico qui è un po' come se mi dicessero di seguire il flusso, di non, come vi posso dire, di non forzare troppo le cose, ma di lasciare un po' che le cose vadano come l'universo ha programmato. Mm. Andiamo a vedere, grazie. Le fatine dicono riflessione. Prendetevi un tempo per riflettere, prendetevi un tempo di meditazione. Semplicemente, invece che fare, rimanete nel essere. Bene, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere comunque con un commento, con un like, l'iscrizione oppure una condivisione. Se avete piacere potete iscrivervi, scusate, potete abbonarvi al canale e nella sezione degli abbonamenti parlo di temi di metafisica e spiego come lavorare con le energie. Mentre se volete una sessione individuale, le sessioni individuali che io propongo, il percorso di crescita che sto proponendo è basato sul lavorare le credenze limitanti. Ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche agli amici del Capricorno. Andiamo a vedere i movimenti energetici per il mese di ottobre. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generiche, sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi potete ascoltare la guida che ho pubblicato e che trovate sotto nella descrizione del video. Nel caso vogliate contattarmi, sempre nella descrizione del video trovate la mia email, la vedete anche qui e la trovate anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Allora abbiamo un 2 di spade ragazzi, carta di indecisione, un papa. Questa è voluta uscire, la lascio lì, dopo la giriamo. Anzi, la giro subito perché sono curiosa. Ok, 8 di coppe, 5 di pentacoli. Scusate, 2 di spade, papa, 8 di coppe, 5 di pentacoli. Allora, si parte da un'indecisione, da un dubbio, da una scelta che dovrete affrontare. Ho come la sensazione che sarete portati a fare un viaggio introspettivo. Il Papa potrebbe rappresentare anche una guida spirituale alla quale vi appoggerete in questo periodo. Ho la sensazione che non sarà un periodo proprio rilassato, amici del Capricorno. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dal 2 di spade.
4 di spade e 3 di coppe. Allora, qui può essere che qualcuno abbia bisogno di rigenerarsi, ripeto, sia l'8 di coppe che il 4 di spade sono due carte di guarigione, di introspezione, di ricerca personale. È come se non sapeste se isolarvi o se stare in mezzo alla gente. Andiamo a vedere il Papa. Luna. Luna, forza e 7 di pentacoli. Allora, sento una certa impazienza, ragazzi. C'è qualche cosa del passato che ritorna a galla e vi tormenta un pochettino, devo dire. Ci sono delle paure. Può essere che sia per quello che vi rivolgerete a una guida spirituale, però qui è come se vi mancasse il coraggio per fare un movimento. Tenete presente che quando c'è la luna ci sono delle proiezioni, quindi voi avete una visione della realtà che non è completa. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Otto di spade e 9 di spade. Ragazzi. Quando vi sentite così, quando siete giù di morale, quando ci sono dei periodi lunghi che per esempio non, dove non riuscite insomma a riprendervi, tra virgolette, mettete musica allegra, cambiate voi, forzatevi voi a cambiare le vibrazioni. Se la mente vi frega, se continuate a pensare sempre la stessa cosa, se continuate a pensare sempre a quello che non avete, ai problemi del passato, se soffrite di ansia, cercate di switchare, appunto di cambiare in modo forzato, obbligatevi a stare nella gioia praticamente. Questo aiuta a cambiare le vibrazioni, e insomma vi fa stare un pochettino meglio, perché qui chiudiamo anche con un 5 di pentacoli, andiamo a vederlo. Regina di spade e matto, è come se doveste tagliare qualcosa. E di nuovo la regina di spade, essendo spade, sento che ci saranno i pensieri che vi tormenteranno abbastanza. Possono essere appunto le paure. Vi dico, c'è comunque una regina alla fine della lettura e un matto. Qui ho come la sensazione che vi lancerete in un'avventura, in una storiella, per allontanare un po' questo senso di carenza, di vuoto che voi avete. Andremo poi a vedere a novembre come si svilupperà la cosa, però diciamo forse questo non è il modo migliore per approcciarsi a una nuova conoscenza, cioè essere in un bisogno, cioè io frequento questa persona perché ho bisogno di coccole, ipotesi, e che dovremmo cercare di colmare noi stessi, i nostri vuoti, senza aspettare che sia qualcuno dall'esterno che colmi questi vuoti. Vi ricordo che il 5 di pentacoli è una carta di codipendenza anche, C'è bisogno di svincolarsi un po' da tutti questi pensieri negativi di fine mese. Se per caso avete l'abitudine di mangiare caramelle o di mangiare zuccheri, ecco, è una cosa che in questo mese eviterei di fare. Questo perché ehm, troppo zucchero o troppa farina bianca rende come acido il corpo, no? Invece che renderlo alcalino, lo rende tipo acido, no? E
questa chimica che si fa con il corpo va ad influire anche sul umore. Quindi ci sono certi stati depressivi che sono alimentati dagli zuccheri, quindi togliete gli zuccheri. Ok, andiamo a vedere con Osho che cosa vi consigliano. Essere ordinari, armonia e sperimentare. Lo leggerei al contrario, sperimentare in armonia l'essere ordinari, la quotidianità, il- le cose semplici che si fanno durante tutti i giorni. Cercate, è un po' come se vi dicessero, cercate di vivere nel qui e ora, di trovare l'armonia minuto dopo minuto dentro di voi. L'armonia si intende trovare un punto di incontro tra quello che è la mente e quello che è il cuore e sperimentate, sfidatevi, partecipate a nuove avventure. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. È come se aveste bisogno di stare leggeri. E infatti qui avete un 3 di coppe. È come se aveste bisogno di stare appunto leggeri perché avete la testa tanto, tanto appesantita. Va bene, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Questa si è girata e queste le tiro via, ragazzi, perché sono troppe. Discernimento. Questa carta è interessante perché, guardate, ve la metto qua vicino alla luna, che è anche comunque collegata con l'8 di coppe. Questa carta di proiezione, di andare a scoprire la verità. Come se avessi bisogno di discernere quella che è la vostra verità da quello che è in realtà una proiezione. Ripeto, sento che avete la testa appesantita. Quando vi succede così cercate di cambiare le frequenze dall'esterno, ok? Magari cercate di vedere gente, buttatevi in nuove avventure, sperimentate nuovi hobby, fate cose nuove. Bene, amici del Capricorno, mi dispiace non potervi dire che incontrerete qualcuno con cui sboccerà la passione, però sì che c'è un'avventura in vista. Cercate prima di tutto di amarvi voi stessi, mi viene da dire, non perché l'otto di spade è la carta dell'autoboicottaggio, non fregatevi da soli fondamentalmente, ok? Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero che comunque la lettura sia stata utile, fatemelo sapere con un commento, con un like, con un'iscrizione o una condivisione. Se avete piacere potete anche abbonarvi al canale, nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica e spiego come lavorare con l'energia. Mentre se volete intraprendere un percorso individuale di crescita con me, potete sempre contattarmi a quest'email e quello che propongo è un percorso basato sulle credenze limitanti. Bene, detto questo io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!